Il nostro camper è pronto per nuove avventure e il conto alla rovescia è già iniziato. Ultimi ritocchi e si parte. Iscriviti subito al canale perché questo viaggio sarà carico di sorprese e panorami incredibili. Preparati perché l'avventura sta per iniziare. Clicca iscriviti e unisciti alla nostra famiglia virtuale. Gestire l'impianto elettrico della camera da letto e il portabici, così da poter iniziare il portapacchi. Questo sigillante acrilico. Quindi oggi andrò a mettere questo sigillante della Unifix tutto qua attorno alle finestre, perché l'anno scorso non siamo riusciti a farlo dappertutto. Tra l'altro volevo precisare che nel video della scorsa settimana vi avevo accennato al fatto che avrei fatto un video su tutti i lavori terminati. Il problema è che non abbiamo ancora terminato di fare tutti i lavori, quindi questo video lo faremo più avanti, non appena tutto sarà terminato e non appena ci rimetteremo in strada troveremo un bel posto dove fare il video del nuovo camper tour. Qua su c'è Sebastiano che sta posizionando il pannello solare per la camera da letto sopra il portapacchi. Inizierò con la finestra del bagno, quindi per prima cosa andrò a pulire tutto il bordo. Prima finestra fatta è stata la più difficile perché c'era un bello spessore. Adesso andrò a fare le altre. E anche la seconda finestra è finita. Adesso mi manca solo questa, poi dovrò pulire tutto il camper perché da domani ci trasferiremo in camper. Ci siamo presi una pausa pranzo, adesso siamo tornati qua da Zinzi perché dobbiamo fare gli oscuranti per i vetri della camera da letto, per questo vetro qui. Volevamo qualcosa di rigido e che oscurasse bene ma allo stesso tempo isolasse. Quindi per che cosa abbiamo optato? Pannelli di legno. Pannelli di legno. Il legno isola. Andremo a rivestirli dalla parte esterna con una carta termoriflettente, mentre la parte interna resterà comunque color Ovviamente legno. questi pannelli si potranno mettere e togliere così da poter avere il vetro apribile. Adesso vi facciamo vedere, ci mettiamo all'opera. Anche il secondo è fatto. Allora abbiamo acquistato questo foglio termoriflettente. Quanto sarà spesso? 1 millimetro, e gliel'abbiamo posizionato sopra il pannello di legno con delle graffette e il lavoro sembra abbastanza finito. Adesso, come Sebastiano finisce di rivettare l'altro finestrino, andiamo a vedere come rimane. Com'è? Va bene. Le opzioni erano o fare una cosa del genere oppure andare ad acquistare di quelli con la camera, quelli classici da camper, con le ventose, però per esperienza personale le ventose si staccavano di continuo, quindi abbiamo preferito non metterle. L'altro giorno ho fatto anche le tende e domani andremo a installare il bastone per la tenda. Quindi ci sarà una tenda qui e una tenda qui. Poi abbiamo anche questa mensolina che andrà posizionata qui in modo tale che con le prese vicino, se dobbiamo ricaricare il telefonino o qualche altro dispositivo, abbiamo un posto dove appoggiare. E poi tutto questo armadio
tutto di stoccaggio, perché adesso abbiamo quello del bagno in più, quindi questo sarà un mobile supplementare che non andremo a riempirlo troppo, però vi farò vedere nel dettaglio tutte queste cosettine quando faremo appunto il video del camper tour. Prima di andarmene gliel'avevo promesso. È arrivato il momento della partenza. In questi momenti da un lato si prova quell'eccitazione del partire verso nuove avventure, però dall'altro lato c'è sempre quel vuoto al cuore perché si lascia la famiglia, però stiamo partendo per nuove esperienze ed è giusto che sia così, quindi adesso ci mettiamo in marcia. Stasera saluteremo gli amici, faremo una cena tutti assieme e poi nei prossimi giorni avremo il traghetto che ci porterà a Barcellona. Pronti? Pronti, non mi sembra vero. Dopo tutti i lavori non sono finiti perché un paio di lavoretti dobbiamo farli in Marocco, però l'allestimento è fatto. Siamo a San Mugheo. Siamo quasi arrivati a destinazione. La nostra bambinona Zizi aveva bisogno di sgranchirsi le gambe. Ogni viaggio è un capitolo inesplorato della nostra storia, un racconto scritto dai passi che lasciamo dietro di noi e dalle avventure che ci attendono all'orizzonte. Siamo nella spiaggia di San Mezzalonga, una spiaggia che ci ha accolto un sacco di volte. San Mezzalonga, tradotto la tavola lunga, è una delle perle dell'area marina della penisola del Sinis. Deve il suo nome a una barriera naturale di arenaria che sta a poche decine di metri dalla riva, creando un'autentica piscina naturale. Muitas vezes é da dor que vem o amor. Eu que pensava que era engano. Olho seus olhos de luz e vejo anjo. Esqueci dos tropeços, esqueci das caídas em noites perdidas. Alla fine ci siamo spostati di località e siamo venuti in un altro posto e adesso stiamo entrando in acqua a surfare e sono così bianca perché mi sono messa la crema. Qua c'è la crew. Com'è stato? Tranquillo. È stato. È andato. Abbiamo fatto il bagno. Com'è andata? Si è abbronzata? Io bellissimo. Stavo leggendo il mio libro. Voi? Tutto bene, dai, piccolino. Dai, qualcosa è uscito, no? Sì, sì.
abbiamo fatto tutte le commissioni, siamo andati a fare, abbiamo comprato caffè, un po' di pasta. Sì, vabbè, caffè principalmente era il caffè per la mocca che ci interessava. E poi un paio di cosettine, ma alla fine non è che dobbiamo comprare tanti cose in Marocco. Sì, infatti. C'è di tutto e di più. E Esatto, quindi si trova di tutto. non abbiamo bisogno, però il caffè per la mocca era importante e quindi abbiamo fatto un po' di scorta. Ora andiamo al porto. Sì. E poi dobbiamo anche capire a che ora parte il traghetto, perché ce l'hanno anticipato, quindi dobbiamo capire bene a che ora parte e poi andiamo. Siamo arrivati al porto, abbiamo finalmente scoperto dove era l'imbarco per Barcellona, che era da moltissimo che non lo prendevamo questo traghetto, e abbiamo trovato questo parcheggio, non sarà niente di che per una notte, però almeno siamo dritti in direzione dell'imbarco. L'imbarco è qua dietro, siamo al porto e domani mattina alle 6:30 siamo pronti. Papita frita, dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Eso, dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Comunque con Sebastiano ci stavamo dicendo che ovunque andiamo c'è qualcuno che ci riconosce. E ci stavamo chiedendo come sia possibile, perché la nostra community comunque non è piccolissima, ma non è neanche così esagerata. E quindi stavo dicendo, ma la maggior parte della gente che ci segue non è iscritta al canale. Quindi vogliamo ricordarvi che dovete iscrivervi al nostro canale, perché ci aiutate a crescere e aiutate l'algoritmo a proporci ancora di più. E poi è gratuito, giusto? Sì. Quindi se vi fa piacere vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, così ci aiutate. Un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Sono le 7 e stiamo andando a prendere la nave. Sta arrivando adesso la nave. Ma che fa scendere? Che fa salire? Perché c'è quella lucina accesa? C'è ancora buio, il flash. E adesso dobbiamo aspettare perché la nave non è ancora arrivata, quindi devono scendere ancora tutti gli altri e poi salire noi. E quindi ce ne abbiamo per un po'. Tra l'altro dietro abbiamo anche un Unimo che il tipo ci ha chiesto se eravamo assieme col camion. Sì, C'hai questo spazio. e noi abbiamo 3,80 di cassa. 3,80 m. Hai 3,50. Cambia la prospettiva, questa volta ce l'ho io al telefono. Stiamo per imbarcare, pronti questa volta non per andare a lavorare, non per far lavorare il camion, in piccola parte sì. Però siamo pronti per andare a godercela un pochettino in Marocco. Non vediamo l'ora, così da provare Zinzi per qualche mese prima di tornare a lavorare, perché comunque torneremo a lavorare nella prossima stagione. E stanno facendo salire le macchine. Abbiamo chiacchierato un pochettino con l'Unimo che c'è qua dietro, super appassionato il proprietario, ci ha raccontato tutti i lavori che ha fatto e quindi sempre un piacere fare questi incontri. E lasciamo la nostra amata terra, ha un sapore sempre dolce e amaro. Siamo felici, ma allo stesso tempo un po' ci dispiace andare via dalla Sardegna, però siamo pronti per nuove avventure. È il tuo amichetto? Sì, e abbiamo un ospite dalla Svizzera. E lì non vuole mandarlo via. No, si mangia le mosche. È comodo. Fa tutte le ragnatele. Ogni tanto vediamo qualche mosca incastrata e poi sparisce la mosca, quindi fa benissimo. È pieno di camper, incredibile. Pieno.